Tonight I want to talk about a number of things. Stasera vorrei parlare di un certo numero di cose. This morning I spoke quite a bit about this category of all beings. Questa mattina ho parlato piuttosto a lungo di questa categoria di tutti gli esseri. And covered a lot of ground. E ho affrontato diversi aspetti di ciò. So I won't be saying anything more about that now. Quindi adesso non dirò altro in proposito. I want, in fact, since a few people are still lingering on the difficult category, I want to start with a story. Siccome però alcune persone hanno ancora a che fare con la categoria difficile, vorrei cominciare con una storia. And some people know it from past retreats, but it's a good one. Alcuni la conoscono dai ritiri passati, ma è una buona storia. It's the story of the anger-eating demon. È la storia del demone che mangia la rabbia. It said that once there was a demon and his diet was anger. Si dice che una volta ci fosse un demone e la sua dieta era la rabbia. And so this demon would go from place to place and feast on human anger. E quindi questo demone andava da un luogo all'altro e si alimentava della rabbia degli esseri umani. And it was ridiculously easy to have good food every day. Ed era ridicolmente facile trovare del buon alimento tutti i giorni. A family argument here. Un litigio familiare qui. A workplace political spat there. Del livore in un ambiente di lavoro. Perhaps a feud between families. Alcune faide tra famiglie. And on a special occasion, a war. E in qualche particolare speciale occasione anche una guerra. And this demon got a little bored A un certo with this punto, diet of human anger. a un certo punto questo demone si annoiò, si stancò un po' di questa dieta fatta di rabbia umana. And thought to himself, I bet if I can get the beings in the Brahma realms angry, that will be food. E allora si dice, ma se soltanto riuscissi a fare arrabbiare gli esseri delle sfere di Brahma, allora questo sarebbe un cibo davvero buono. So, like that, he disappeared from the human realm and appeared in the realm of the gods, the Tusita realm. E quindi così in un attimo scompare dal regno umano e appare in quello degli Tushita, degli dei, insomma dei Deva. And this is a realm where the king of the gods dwells. Ed è il regno in cui dimora il re degli dei. An extremely refined and subtle place. Un luogo estremamente raffinato, fine, sottile. And this gross, anger-eating demon plopped himself down in the throne room of Saka, the king of the gods. E quindi questo demone grossolano si butta giù a terra di fronte alla porta di Sakka, il re degli dei. Ah, si siede sul trono. On the throne. No, ok. And just sat there and waited for something to happen. E aspetta che qualcosa accada. Which didn't take long. Non ci vuole molto. Because some of the devas who happened to be going by looked into the what should have been an empty throne room, and there was this demon on Saka's throne. E perché passa poco tempo, passano di fronte alla porta di questa sala dei Deva e si accorgono che sul trono, che normalmente doveva essere vuoto, c'è questo demone sul trono di Sakka. He wasn't huge, but he was really ugly. Non era grande, ma era veramente orrendo.
So they, of course, responded with outrage. Quindi ovviamente la loro reazione è di una furia totale. With outrage. No. Okay. Yeah. It's not without rage, but no, that's interesting. Yeah. Yes. You were right. Outrage. Yeah. Outrage. Not without rage. Sì, quindi proprio si infuriano. And with every statement of anger, he got a little bigger. E con ogni affermazione rabbiosa, con ogni frase di rabbia, il demone si ingrandisce sempre più. You ugly demon, you have no business here. Get out of here. Tu demone orribile, non hai niente a che fare qui, fuori di qua. We don't like your kind here. Non ci piacciono il vostro genere qui. And he got bigger and bigger and bigger. E così il demone diventa sempre più grosso, sempre più grosso. As the crowd by the door got bigger and more outraged. Man mano che la folla davanti alla porta si aumenta e diventa sempre più arrabbiata. Eventually Sokka comes. A un certo punto arriva Sokka. See what all the to-do is about. Vede di che cosa si trattava, tutto questo scompiglio, che cosa aveva a che fare. And immediately understands what's going on. E capisce subito quello che sta succedendo. So he walks in very cool and says, "Oh, welcome, friend." E quindi entra nella sala tutto tranquillo e si rivolge al demone. Ah, benvenuto caro amico. You've come a long way. Can we offer you something to eat? Sei venuto da così lontano, possiamo offrirti qualcosa da mangiare? And with kind, friendly words, he talked the demon down. E a poco, con queste parole gentili, riesce a far sì che il demone rimpicciolisca sempre più. And with each kind word, the demon got smaller and smaller. E ad ogni parola gentile il demone diventa sempre più piccolo, rimpicciolendo sempre più. Until he finally disappeared. Fino a quando alla fine scompare. That's the story. È una bella storia. I'm sure you all know what I'm talking about. Sono certa che tutti voi sappiate di che cosa sto parlando. We all have maybe an anger-eating demon, maybe an envy-eating demon, maybe a greed-eating demon. We have these demons that we call kilesa. Tutti noi forse abbiamo un demone avido di rabbia, un demone avido di invidia, un demone che si nutre di uno dei tanti kilesa. This story is a perfect metaphor for what happens. E questa è una metafora perfetta per ciò che accade when we relate to these demons in different ways. Quando ci relazioniamo con questi demoni in tutte queste diverse modalità. Whatever we actively resist, either in a strong or even a very subtle way, gets bigger. Quando reagiamo in qualunque maniera, anche in un modo sottile, attraverso una qualsivoglia forma di resistenza, questi demoni si ingrossano. But if we meet a rising experience with the hospitality and friendliness of metta, the demons eventually go away. Ma se incontriamo questi demoni con il senso di ospitalità della metta, questi demoni alla fine se ne vanno. We hear this and we think, oh good, I'll radiate metta, it'll go away. Pensiamo, ma questo è fantastico, adesso è il radio della metta e questa cosa svanirà. But please be careful, this is just resistance. Ma vi prego di fare attenzione perché questa non è altro che una forma di resistenza. You can't use the practice to avoid feeling or to make something go away. Non potete usare la pratica per evitare di sentire le cose o per cercare di farle svanire. Or to make something come back.
o anche per cercare di far ritornare, riapparire qualcosa. Maybe that nice thing that happened this morning. Magari quella cosa piacevole che è accaduta la mattina. Or to have a certain kind of experience. Oppure per cercare di avere una qualche forma di esperienza. All of these are very subtle forms of manipulation and control. Si tratta di forme sottili di manipolazione e di controllo. So, I've said this many times before, but this is so subtle it's hard to catch. Questa cosa l'ho già detto tante volte, ma è qualcosa di un po' difficile da comprendere davvero, perché è molto sottile e delicata, diciamo. When we do the metta practice, we pay attention in order to care about whatever it is and this being. Quando facciamo la pratica di metta lo facciamo per prenderci cura di qualunque cosa ci sia di questo essere. And in the metta practice and in the vipassana practice, E nella pratica di metta, ma anche nella pratica di vipassana, the only way out is in. l'unico modo per venirne fuori è andandoci in profondità. So experience, good, bad, or neutral, is just experience. Quindi un'esperienza che sia buona, negativa o anche neutra è soltanto un'esperienza. We tend to respond to practice experience, if it's very pleasant, with often fascination or wanting to repeat that. Spesso quando si presentano delle esperienze, magari anche piacevoli nella pratica, la nostra risposta è di cercare di protrarle o di ripeterle. Or feeling gratified because we think our practice is going somewhere because of that. O ci sentiamo gratificati perché pensiamo che la nostra pratica stia andando davvero bene. And if we have unpleasant experiences, we get discouraged, we get frustrated, and we think our practice is going backwards. E se abbiamo delle esperienze difficili, spiacevoli, ci sentiamo scoraggiati, frustrati e pensiamo che la nostra pratica stia andando all'indietro, stia regredendo. But these are just experiences. They're not the metta. Ma sono solo e soltanto esperienze, non si tratta della metta. What's important in the practice is the ongoing cultivation of that inclination towards a well-wishing. Quello che è importante nella pratica è questa continua e costante, questo continuo e costante rivolgere la mente verso un augurio di bene. That ongoing inclination of the heart to metta. Questa continuo inclinare del cuore verso la metta. And the development of the habit of doing that as kind of the first option when something happens. E lo sviluppare l'abitudine a questo come prima opzione quando qualcosa accade. And that purification we were talking about when old habits are revealed. E quella purificazione di cui abbiamo già parlato quando appaiono delle vecchie abitudini. And we stop feeding them but feed the metta instead. E smettiamo di alimentarle, ma nutriamo e coltiviamo invece la metta. So, no matter what arises in the practice, it's this inclination that does the work of the metta bhavana. Quindi qualunque cosa appaia o accada nella pratica è questa inclinazione che è il lavoro del metta bhavana. Over and over and over again, directing the mind towards the wholesome. Dirigendo continuamente, senza posa, ancora e ancora la mente verso ciò che è salutare. This can do surprising things, even when you think nothing's happening. Questo può avere dei risultati sorprendenti anche se sembra che non stia succedendo nulla. A couple of people mentioned this today in their interviews, and I thought it was very touching.
Un paio di persone l'hanno detto durante il loro colloquio e questa cosa mi ha molto toccato. One person in particular mentioned a situation that arose that would normally always bring anxiety. Una persona in particolare ha parlato di una situazione che normalmente le avrebbe sempre creato ansia, provocato ansia. And much to their surprise, what arose was calm. E con grande sorpresa ciò che invece è emerso e apparso è stato uno stato di calma. This can happen when we do this practice, even if we don't think anything's happening. Questo può accadere quando facciamo questa pratica, anche se potrebbe sembrarci che non stia accadendo nulla. So be careful when you're doing this practice that you are actually inclining to the metta rather than developing a subtle form of resistance. Quindi prestate attenzione al fatto di inclinare sempre la mente verso la metta, invece che rivolgerla a una sottile forma di resistenza. One little red flag that you might pay attention to is the thought that says, well, go ahead and I'll... E prestate attenzione a questo segnale indicativo, un segnale che dice there's this unwholesome mind state and I've been radiating loving kindness really diligently and it's not going away. C'è questo stato mentale non salutare, sono stato così diligente, irradiando gentilezza amorevole, ma questo stato non se ne va, non se ne sta andando. And that's a cartoon what I just did. It's usually much more subtle than that. Naturalmente l'ho esagerato, ma la cosa può essere molto più sottile di così. Sometimes it's just a little doubtful thought. It's like, well, why isn't this going away? Può essere anche solo un pensiero fugace, ma perché questa cosa non se ne va? You know, I'm inclining again and again to the metta. And there's still this pain right here. Sto rivolgendomi continuamente verso la metta, e però questo senso di sofferenza c'è ancora, non se ne va. That's a time when you see that little red flag of that thought. That's a time to look carefully. E questo, quando c'è questo pensiero come una bandierina rossa che segnala pericolo, questo è il momento di prestare attenzione. Look carefully and honestly to see if you're actually cultivating metta so that something goes away. Cercate di rendervi conto, di capire se state praticando diligentemente la metta per riuscire a far svanire qualche cosa. Likewise, the other side of the coin is also very similar. C'è l'altra parte dell'altra faccia della medaglia, è anche simile. So if you have the little thought of I've been radiating metta really diligently, but nothing's happening. Se avete questo pensiero, ho irradiato metta con grande diligenza e non accade nulla. Or that quietness I had this morning isn't coming back. O c'è il pensiero, quella pace che avevo stamattina non sta tornando. So if you have these thoughts that say, why isn't it going away? Or why isn't something happening? Quindi se avete questo tipo di pensieri, perché una certa cosa non se ne va, oppure perché non accade qualcos'altro, look under the surface at motivation and intention. Guardate attentamente sotto la superficie, andando a cercare quella che è la vostra motivazione, la vostra vera intenzione. These are slightly different things. Motivation is often unacknowledged and maybe even unconscious. Sono due cose leggermente diverse. La motivazione può essere a volte, può darsi che non ci se ne renda neanche conto, può essere più a livello inconscio. So we might do something in order to be of service or fit in or
gratify a sense of ourselves, or and these are often unconscious things. Quindi potremmo fare qualcosa per ottenere qualcos'altro, per gratificare, per avere una gratificazione sensoriale, per fare la cosa giusta, ma spesso queste cose sono a livello inconsapevole. So look at your motivation and see if you're actually doing the practice so that you have a certain kind of experience, or so that these unwholesome mind states go away right now. E quindi andate alla ricerca della motivazione, se in modo sottile state cercando di avere una certa esperienza, oppure se lo state per esempio facendo per fare andare via subito degli stati non salutari. And this may be different than our overt intention. E questo può essere diversa da quello che è la nostra intenzione esplicita, which is to develop metta and to free the heart from hatred. Che è sviluppare la metta e liberare il proprio cuore dall'odio. So, if there's what we call in English a subtle cognitive dissonance that you notice, there's a good chance that your actual motivation may be different than your intention. Quindi se c'è una forma di dissonanza cognitiva che di cui vi potreste essere accorti, potrebbe esserci una discrepanza tra la motivazione e l'intenzione. If we have the strong intention to cultivate loving kindness, all we need to do is surrender to that and let that intention carry the practice. Se avete una intenzione profonda di sviluppare la metta, tutto ciò che dovete fare è proseguire a coltivarla e lasciare che essa faccia il suo lavoro, arrendendosi a ciò che accade man mano. And surrender to whatever arises. Arrendendosi a ciò che emerge, a qualunque cosa emerga. As well as to the speed at which this purification happens. E anche alla velocità, al ritmo con cui accade questa purificazione. Speed is the wrong word often. It takes way longer than we want. La velocità è la parola sbagliata. In realtà spesso ci vuole di gran lunga più tempo di quanto noi vorremmo. And really with almost everything in the Dhamma practice. E come con praticamente tutto nella pratica di Dhamma, when we can put down expectations and these subtle motivations, everything just appears by itself. Quando possiamo lasciare andare queste sottili aspettative e queste sottili motivazioni, le cose accadono spontaneamente. So that's the first thing I wanted to talk about, just a little encouragement to observe your intention, your motivation. Quindi questa era la prima cosa di cui volevo parlare, questo invito a che voi prestiate attenzione alle vostre motivazioni e alla vostra intenzione. And don't worry if things are not unfolding as you either expect or want. E questo come forma di incoraggiamento affinché non vi preoccupiate se le cose non stanno sviluppandosi come voi vorreste. Be open to surprise. Fatevi sorprendere. Be open to not knowing. Siate aperti al non sapere, all'ignoto. We all have our internal maps of what the practice should look like, or technically does look like. Abbiamo tutta la nostra mappa interna di come la pratica dovrebbe avvenire o di come sia la pratica. But I sometimes think of the metta practice as a mandala. Ma spesso io penso alla pratica di metta come a un mandala. And it's a complicated, big one. Ed è un mandala molto grande e molto complesso. And there are many ways of going through it. E ci sono
Ci sono moltissimi modi per poterlo percorrere e attraversare. So we might read the Visuddhimagga and imagine a linear sequence. Or knowing, yes, it goes up and down, but it goes that way. There is a trajectory that I must follow. Quindi magari leggiamo il Visuddhimagga e pensiamo che le cose debbono, sì, sappiamo che le cose possono andare anche un po' su e giù, però abbiamo un'idea di quella che dovrebbe essere la direzione. But that's just one map. Ma quella è solo una delle possibili mappe. In this process of purification, it's more of a circling around again and again and again, getting deeper and deeper and deeper. And that's why I love those metaphors that Dante writes about in the Inferno, because going deeper and deeper and deeper into these difficult places. Ma in realtà la pratica è più come un andare in cerchio continuamente, sempre più però in profondità. E, quindi un po' anche tornando su se stessi, ma sempre più in profondità. È per questo che io amo molto le metafore che usa Dante nell'Inferno. So now I want to shift gears a little bit and talk about another kind of thing that happens in the practice. Vorrei un attimo come voltare pagina e parlare di un altro aspetto, di qualcosa che può accadere nella pratica. And I want to speak just a little bit about concentration. E vorrei parlare soltanto un po' della concentrazione. Because over the last days, a number of people have really been reporting developing quite strong experiences of concentration. Perché durante questi giorni svariate persone mi hanno parlato del fatto che hanno sviluppato dei livelli di concentrazione sempre più profondi, piuttosto profondi. So I want to give just a little context. Vorrei quindi offrire un po' di contesto. To give everybody a sense of this in the metta practice. Per darvi un po' un'idea di questo aspetto in relazione alla pratica della metta. I said at the outset metta was a concentration practice. Ho detto all'inizio che la pratica della metta è una pratica di concentrazione, but one that also develops this mind state of loving kindness. Ma anche una pratica che sviluppa questo stato mentale di gentilezza amorevole. So, as I said before, there's a different way of working with the practice if your intention is just to cultivate jhana, deep states of concentration, or if the motivation and the intention is more to develop the metta. Quindi sono modalità diverse, si usano modalità diverse quando la propria intenzione è di sviluppare i jhana oppure invece di sviluppare la metta nella sua purezza. And whether the jhana is more important or the metta is more important, both are good. E che sia più importante lo sviluppo dei jhana o della metta, entrambi comunque sono buona cosa. And for some people the metta is the point, and for other people the jhana is. Per alcune persone il proprio scopo o la propria modalità è la metta e per altre sono i jhana. One is not better than the other, both are good. Non è che l'una cosa sia migliore dell'altra, entrambe sono ottime. So for somebody living a life totally engaged in the world out there, quindi per alcune persone avere una vita pienamente impegnata nel mondo esterno and really with a strong motivation to alleviate the suffering in the world, con una forte motivazione ad alleviare la sofferenza del mondo, then the metta is the priority. Allora per questa persona la priorità sarà la metta. For a hermit living a completely contemplative life, maybe the jhana is the priority.
Per un eremita che vive una vita totalmente contemplativa, forse la sua priorità sarà lo sviluppo dei jhana. And most of us, even as monastics, fall somewhere along that continuum between those two extremes. E anche per noi monaci ci troviamo in un qualche punto tra questi due estremi. And it can vary from person and within one person from one year to the next. E può variare da una persona all'altra e anche per una stessa persona da un anno all'altro. So if deep states of concentration are not your thing, or if metta is, not your thing, but the concentration is, both are good. One is not better than the other. Quindi se la tua storia è proprio quello della concentrazione, oppure invece dello sviluppo della metta, è così, non è che l'una cosa sia meglio dell'altra. Wholesome is wholesome. Salutare è salutare. Deep states of concentration are wholesome, metta is wholesome. Both are good. Profondi stati di concentrazione sono salutari, la metta è salutare, entrambi lo sono, quindi. I say this because some people get quite precious about jhanas. Precious in what sense? My precious. Lo dico perché alcune persone They hold the jhanas quite preciously. Sì, hanno un'idea molto preziosa dei propri jhana. And you hear these arguments, particularly in Burma, you have to have the jhanas to have a successful vipassana practice. E in Birmania in particolare si sente dire devi ottenere i jhana in modo da avere una pratica di vipassana efficace. Or some people read the suttas and they say, oh, the suttas say this, and you can't just practice vipassana. Alcune persone leggono i sutta e dicono, ma i sutta dicono così, non è che non si può praticare solo la vipassana. And then on the other end of the spectrum, you have people saying, oh, the jhana are a waste of time. Why are you wasting your time with that? E poi dall'altro estremo ci sono persone che dicono, ma i jhana sono una perdita di tempo, perché ci stai occupando il tuo tempo a svilupparli, non ne vale proprio la pena. We all need to remember, no matter what our practice lineage, that the Buddha taught many different forms of meditation. Dobbiamo ricordarci, tenere ben presente che qualunque sia il nostro lignaggio di pratica, il Buddha ha insegnato moltissimi metodi di meditazione. And to turn my lineage into something better than your lineage is just clinging. E trasformare il proprio lignaggio come qualcosa di migliore di quello di un altro non è altro che una forma di attaccamento. So if your intention is just to cultivate the metta, wonderful. Quindi se la vostra intenzione è di coltivare soltanto la metta, benissimo. And if your intention is just to cultivate the concentration, wonderful. E se la tua intenzione è coltivare soltanto la concentrazione, benissimo. And regardless of either of those, you're going to cultivate both. E comunque che stiate inclinando in una direzione o nell'altra, in realtà quello che farete è coltivare entrambi. So concentration that develops in the metta practice is a little bit different than concentration that develops in other forms of samadhi practice. La concentrazione che si sviluppa nella pratica della metta è un po' diversa da quella che si sviluppa in altri tipi di pratiche di samadhi. And this is precisely because we are radiating
loving kindness. We're cultivating this well-wishing for some living being. E questo proprio perché stiamo emanando, irradiando gentilezza amorevole proprio verso un essere vivente. So, as a result, the concentration cannot go to the same extremely deep places that you can go with samadhi practice when you develop it on the breath or on an image. E per questo Something motivo, neutral. per questo motivo la concentrazione non può arrivare a quei livelli di estrema profondità che invece si sviluppano con una pratica di samadhi vera e propria, come la concentrazione Depending on if you're holding sul respiro, insomma, o sull'immagine, che sono oggetti neutri. depending on whether you take the Abhidhamma or the Suttanta way of describing the jhanas, in the metta practice you can attain only the third jhana or the fourth jhana. Che voi prendiate come base di pratica l'Abhidhamma o il Suttanta, riuscirete nella pratica di metta ad arrivare soltanto al terzo o al quarto jhana. But not the fourth or the fifth. So the very deepest concentration is unattainable in the metta practice. Quindi non il quarto o il quinto, quindi i livelli proprio più profondi non sono raggiungibili attraverso la pratica di metta. Which is not to dismiss what can be attained. Questo non, ovviamente non per svalutare ciò che invece si può ottenere, si può raggiungere. In the fourfold numbering of the jhanas, the metta practice can access the first, second, and third jhana, which is a significant amount of concentration. Nella struttura fatta di 4 jhana, attraverso la pratica della metta si può arrivare al terzo, e questo è già un ottenimento notevole. So, what jhana you attain is determined by the presence or absence of 5 jhanic factors. Quindi il jhana a cui si può arrivare dipende dalla presenza o dall'assenza di 5 fattori jhanici. So as the concentration begins to deepen, quindi man mano che la concentrazione si va approfondendo, we can connect with the metta, and there is an effortless, sustained connection. Si entra in contatto con la metta e c'è una connessione costante e senza sforzo. What can then happen is a diverse kind of suite of experiences we call in Pali piti. Quello che allora possono manifestarsi sono delle esperienze piene di dolcezza che in Pali chiamiamo piti. Piti can be dynamic and can be very physical. La piti può essere dinamica e può essere anche molto fisica. And I really prefer the Pali word piti because the English translation rapture doesn't capture the flavor of these experiences. E io preferisco decisamente il termine Pali piti rispetto a quello in inglese, ma volendo anche in italiano rapimento, perché il termine Pali cattura molto meglio quello che è il sapore, diciamo, di queste esperienze. Piti can be quite strong and actually can be quite unpleasant. Even though there is pleasantness in the mind, physically they can be quite unpleasant. Il piti può essere molto forte e a livello fisico può essere anche persino spiacevole, anche se è piacevole a livello mentale. So it can manifest as waves of sensation. Quindi ci possono essere ondate di sensazioni. It can manifest as physical movement, like jerks. Può manifestarsi con scatti o movimenti fisici. It can manifest as swaying. Può prendere l'aspetto di un ondeggiamento, di un ondeggiare.
It can manifest as all sorts of strange physical experiences. E con ogni sorta di strane esperienze fisiche. At first, what often happens is we wallow in these. Quello che accade all'inizio è che ci crogioliamo in queste esperienze. Especially the pleasant ones. They can be so pleasant. Soprattutto, lightness. soprattutto quando si tratta di esperienze, quando sono piacevoli, questa leggerezza. Because we can feel extremely light. Perché possiamo sentirci davvero estremamente leggeri. Or we feel these pleasant waves of sensation through the body. O avvertiamo queste ondate di sensazioni piacevoli che attraversano il corpo. And the challenge with piti is just to let it be there and not get too involved in it and certainly not get identified with it. E la sfida quando ciò accade con la piti è di non farsi coinvolgere e di pensare che sia un fatto personale. Yeah, we might have this thought, oh, I've heard about this. My practice must be going really well. Può accadere che uno pensi, ne ho sentito parlare, la mia pratica sta andando davvero bene. That's wallowing. E questo è proprio un crogiolarsi, sì. Also present in the background often, as the concentration deepens, is something called sukha, which is more sweetness. E quello che può essere presente quando la concentrazione si intensifica è la presenza sullo sfondo di sukha, una dolcezza. And sukha is a mental pleasantness, a mental happiness. E sukha è una piacevolezza, una gioia a livello mentale. We feel happy and content in the practice. Ci sentiamo felici e gioiosi nella pratica. And then, as the concentration deepens and there are these 4 states arising, there can be an absolute one-pointed attention on the metta object. E poi man mano che la pratica ancora si va approfondendo, ci può essere questa focalizzazione in un punto, questa stabilità di focalizzazione in un punto della metta. So when all 5 of these are present and stable, this is the first jhana. Quando tutti e 5 sono stabili e presenti, questo è il primo jhana. And then what begins to happen if we continue the practice in a balanced way is they begin to fall away. Poi quello che accade se continuiamo a praticare in modo equilibrato è che questi stati cominciano a svanire. The first 2 to fall away are the connection and the need to sustain the connection with the metta object. I primi 2 che svaniscono sono la connessione, il bisogno di mantenere la connessione con l'oggetto della propria della metta. There's no need to direct the mind to the metta object, it's going there by itself. So we don't have to spend any energy connecting and sustaining that connection. Non c'è bisogno quindi di dirigere e sostenere questa connessione, perché la connessione con l'oggetto, perché questa connessione si mantiene, si autosostiene. So these first 2 jhanic factors fall away and we're left with the piti, the sukha, and the one-pointedness, the ekagata. Quindi rimane soltanto piti, sukha e la ekagata, cioè la concentrazione in un punto, mentre piti e sukha svaniscono. And this is the second jhana. Sì, Piti, sukha, ekagata. Sì, rimangono piti, sukha e ekagata, e questo è il secondo jhana. And the practice is going really well just by itself. There's piti, there's sukha, there's one-pointedness. Quindi la pratica sta andando veramente bene, c'è la presenza di piti, la presenza di sukha e questa concentrazione in un punto. Each of these jhanas is a little more refined than the last. So
the piti is actually very coarse. E ogni jhana in realtà è sempre più raffinato, più fine, più sottile. Quindi in realtà la piti ha un suo aspetto quasi grossolano, diciamo così. And even if we've gotten caught in it, which most people do at some point, even if we've gotten caught in it, after a while we just realize, oh, this is actually getting in the way. E anche se ci siamo un po' fatti catturare dalla piti, e questo accade molto spesso, a un certo punto ci si rende conto che sta diventando un ostacolo. And there's this gut level realization, well, I didn't come here just to bliss out. E c'è questa sensazione veramente viscerale, diciamo così, di pancia. Non è che io sono venuta qui per godere, insomma, per stare in un stati di beatifici. And the piti is just naturally let go of. E quindi si lascia andare spontaneamente la piti. And so we're left with the sukha and the ekagata. E quindi rimane sukha e ekagata. So there is the one-pointedness to the metta object, the person, and the radiation of metta. Quindi c'è questa focalizzazione in un punto sull'oggetto della metta e questo irradiare la metta. And there's sukha, there's just contentment and a really quiet happiness. E c'è la presenza di sukha, questa contentezza piena di quiete. And things can get extremely quiet. E questa tranquillità e di tranquillità, e quindi tutto può diventare ricolmo di quiete. And if at first we felt the kind of warm sensations in the chest with the heart opening and maybe some kind of affect to the metta feeling, e quindi se potevamo magari all'inizio sentire questo calore, questa apertura del cuore e questa affezione nei confronti della sensazione della metta, at this point there isn't any of that going on, and the metta is very quiet. a questo punto tutto ciò non c'è più e la metta diventa estremamente tranquilla. And this is the third jhana. E questo è il terzo jhana. And that's the limit of the jhanas in the metta practice, because there is this well-wishing. E a questo punto abbiamo toccato il limite dei jhana, quindi il terzo jhana, perché c'è questo augurio di bene, questo augurare il bene. So there isn't the attainment of the really refined balance of the fourth jhana. Quindi non si arriva a quell'equilibrio estremamente raffinato del quarto jhana. But that's a significant amount of concentration. Ma è comunque un livello estremamente significativo di concentrazione. So the development of this concentration, quindi lo sviluppo di questa concentrazione, paradoxically, is first conditioned by dukkha. Paradossalmente è condizionato all'inizio da dukkha. Which is partly why I went through that long prologue at the beginning of this talk, talking about how to relate to these difficult states once again. Che è il motivo per cui ancora una volta nel prologo del discorso ho affrontato questo aspetto del come relazionarsi agli stati difficili. These are our doorway in. Perché questi sono proprio la nostra porta d'accesso. A number of places in the sutta the Buddha talks about transcendent dependent origination. In molti luoghi nei sutta il Buddha parla della transcendent sì. Dependent origination, sì, that goes up rather than down. Dell'origine dipendente di tipo trascendente. Sì.
as most of you probably know, there are 12 links of dependent origination. Come molti di voi probabilmente sanno, ci sono questi 12 anelli della origine dipendente o coproduzione condizionata in italiano, Where the Buddha describes the links that keep us bound into this samsaric existence. in cui il Buddha descrive questi anelli, questi collegati l'uno all'altro che ci tengono intrappolati in questo ciclo dell'esistenza samsarica. And describing how we get entangled and clinging to sense contact and how that conditions suffering and birth. E come noi ci si faccia intrappolare dalle sensazioni sensoriali e poi dall'attaccamento e poi dalla rinascita. But his description of transcendent dependent origination goes in the other direction. Ma la sua descrizione dell'origine dipendente e trascendente va nella direzione opposta. And they start at the same place, they start at suffering. Entrambe cominciano dallo stesso punto, e cioè dalla sofferenza. One spins out in one direction and one spins out in the other. Una si sviluppa in una direzione, l'altra nella direzione opposta. When we face dukkha, these states that emerge in the metta practice, Quando ci confrontiamo con dukkha, con questi stati che possono emergere con la pratica di metta, without feeding the demons, but just surrendering and continuing the practice, senza nutrire i demoni, ma arrendendoci e semplicemente continuando ad alimentare la pratica, this conditions first faith, then joy, then rapture, then tranquility, then concentration. So first faith, questo condiziona prima la fede, then joy, poi la gioia, it goes to rapture, poi va a piti, il rapimento, tranquility, la tranquillità, happiness, sukha, la felicità, sukha, and concentration. e poi alla concentrazione. And then the concentration spins out to freedom. E poi la concentrazione si sviluppa fino alla libertà, alla liberazione. That first link is the important one. The rest happens by itself. Il primo anello è quello di collegamento, è quello più importante, il resto si sviluppa da sé. So this is where we can't create or force anything. Ed è proprio qui che non possiamo creare né forzare alcunché. So the metta wish is never a demand. Quindi l'augurio di metta non è mai una richiesta. So when we stop fighting these hindrances, these difficulties, Quindi quando smettiamo di combattere contro gli impedimenti e contro le difficoltà, and don't try so hard to make concentration happen, e senza cercare di sforzarsi a far sviluppare la concentrazione, we don't try so hard to make the metta happen. senza cercare di forzatamente, con ogni sforzo, di far emergere la metta, There they are. eccoli là. Many of you have described these experiences of, oh, it just happened. Molti di voi hanno descritto queste esperienze come qualcosa che è accaduto da sé. That's exactly it. It just does. È proprio vero, è proprio così, accade da sé. The first time in my Vipassana practice, it was my first 3-month retreat. The first time this happened to me, it was such a surprise. La prima volta che è accaduto a me, nel mio primo ritiro, un ritiro di Vipassana durato 3 mesi, ne fui davvero sorpresa. I was tired at the end of the Dhamma talk and thought, I want to go to bed. Ero stanchissima alla fine del discorso di Dhamma e ho pensato, potrei andarmene a letto. And it was somewhere in the middle of this retreat where I couldn't even remember how far back we'd started in the future. Well, it was just that total timeless realm. So
tomorrow would be another practice day, and I thought, oh, I'll just go to bed. Quindi ero a metà ritiro, quella situazione in cui neanche ci si ricorda da dove siamo partiti e non si riesce a immaginare il punto d'arrivo, quindi ero lì e pensavo, quasi quasi me ne vado a letto. And we'd done the evening chanting and it was bedtime. Avevamo appena intonato i canti serali, era l'ora di andare a dormire. And I was walking past the tea station where there's, the hot water dispenser and all the tea things. E stavo passando davanti a dove vengono distribuiti vari tipi di tè. On my way back to my room, and the thought arose, oh, wait a minute, why don't I just have a cup of tea and then go back in and sit just for 5 minutes and see what happens? E poi mi è venuto il pensiero, ma in fondo potrei prendermi una tazza di tè e poi potrei tornare in sala di meditazione e sedermi per altri 5 minuti e vedere che succede. I don't want to give up. Non mi voglio arrendere. So I had my cup of tea. Quindi ho preso la mia tazza di tè. And I went back in the hall for 5 minutes. E sono tornata in sala per 5 minuti. With the complete permission, I thought I was only going to be in there for 5 minutes because I was quite tired. E quindi proprio mi ero autorizzata di avere questi semplici 5 minuti perché ero davvero stanca. I thought I'd be in bed very soon. E pensavo che sarei andata a dormire quasi subito. 3 hours later, I came out of the hall. E sono uscita dalla sala 3 ore dopo. Because I sat down, I was very relaxed. I was just sitting there. I had no agenda except to sit for 5 minutes. Perché mi ero seduta veramente rilassata, non avevo nessun altro tipo di programma se non sedermi per 5 minuti. And my practice dropped into a state of concentration and presence that I'd never experienced before. E la mia pratica è piombata in uno stato di concentrazione e di profondità a cui non ero mai arrivata prima, che non avevo mai sperimentato in precedenza. So it can happen that way. E quindi può accadere anche così. And you never know when that's going to happen. E non saprete mai quando succederà. But of course, that motivation business, it can't come with an agenda. E certamente la questione della motivazione non può avere in sé per sé un programma. So tonight, after the last chant, don't go have a cup of tea and come down here for 5 minutes so that maybe this will happen also. Quindi questa sera, dopo i canti, non andate a prendere una tazza di tè sperando che tornando qui vi succederà la stessa cosa. If you don't think I didn't try that many later nights. E io devo dire che ci ho provato davvero tantissime volte dopo. There can be no agenda. Non possiamo farci un programma. Just relaxed, happy practice. Semplicemente una pratica rilassata e lieta. So just one more thing to say about concentration because time is running. Un'altra cosa, che è un'ultima cosa che vorrei dire a proposito della concentrazione, perché stiamo per finire il nostro tempo. And if you begin to experience deeper states of concentration, balance here is very important. Se cominciate a sperimentare degli stati di concentrazione piuttosto profondi, qui è importante mantenere l'equilibrio. And what I mean when I say that is to keep the metta and the concentration in balance. E intendo mantenere la metta e la concentrazione in equilibrio. Because the concentration has a very strong pull, like a gravitational field. Perché la concentrazione ha un potere di attrattiva molto grande, un po' come un campo gravitazionale. And the stillness is very seductive. E lo stato di quiete profonda è estremamente seduttivo. And it's very easy to just slide into this state of deep concentration without the metta. Ed è facile ritrovarsi, scivolare in questo stato di concentrazione profonda, però senza la metta. It gets very hard to say the phrase.
Diventa molto difficile ripetere la frase and you actually don't need it because that connection and sustained connection that the phrase gives you is no longer necessary. e in realtà non ne avete più bisogno perché la connessione derivante dalla ripetizione della frase non è più necessaria per mantenerla, la connessione. But it's also difficult to radiate the metta. Ma diventa anche difficile irradiare la metta. So it takes just the lightest effort. Here you have to be very careful with your effort. Quindi qui dovete stare molto attenti rispetto al vostro sforzo. To maintain the connection with the metta wish. Quindi è importante che manteniate in modo sottile questa connessione col desiderio, con l'auspicio, l'augurio di metta. Be very careful here not to use too much energy, force, effort. It's very, very subtle. E state attenti a non sforzarvi troppo, perché è qualcosa di molto sottile. But do bring the metta with you. Ma continuate a portare con voi la metta.